Il racconto di questa puntata si svolge a 30 metri di profondità, nel sottosuolo di Napoli. Vi parleremo del tunnel borbonico e più nello specifico di come sta tornando alla luce grazie al lavoro di alcuni geologi e all'aiuto di tanti giovani che ogni domenica si danno da fare per recuperare un pezzo del patrimonio della città. Bisogna dare priorità al varco, ok? Quindi Giulio, si scava questo settore qua, escluso lo spigolo. Sì. Questo settore qua va via perché a fine giornata devo portare il nastro trasportatore dall'altro lato. Prendete questa roba, ve la buttate nei secchi, poi gli uomini, quindi non fate sforzi, prendono i secchi e li portano via. Ok? Facciamo un passo indietro e andiamo nel 1853, quando Ferdinando II di Borbone commissionò la costruzione di un tunnel sotterraneo che da sotto Piazza del Plebiscito raggiungesse Piazza della Vittoria. Molti anni dopo, durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, il tunnel fu utilizzato come rifugio antiaereo e a guerra finita diventò un deposito giudiziario per auto sequestrate, fino ad essere abbandonato e diventare una discarica abusiva. Abbiamo incontrato il presidente dell'associazione che gestisce il tunnel e che coordina gli scavi e abbiamo seguito per alcuni giorni i ragazzi, facendoci raccontare le loro esperienze. Nell'agosto 2013 scopro il ricovero di Giorgio Napolitano e prima la gioia perché era meraviglioso, poi il dolore perché era pieno di detriti e rifiuti. Per cui ho mandato un paio di messaggi su internet, su Facebook e sul nostro sito chiedendo aiuto alla cittadinanza e incredibilmente l'aiuto è arrivato e grazie a un numero incredibile di volontari che si sono alternati in base ai loro impegni, alla loro forza, siamo quasi alla fine. La prima cosa che abbiamo chiesto è stata come ha avuto inizio questa collaborazione. La collaborazione col tunnel è iniziata dopo la prima visita, organizzata così quasi per scommessa con degli amici e praticamente abbiamo avuto la fortuna che la guida nostra fosse Marco Minin e ci ha appassionato il suo modo di raccontarci soprattutto i racconti degli anziani e quindi avevamo capito che stavamo vivendo Napoli solo al 50%, forse anche meno, e che qui sotto avremmo potuto trovare la parte migliore. Tramite una visita guidata che abbiamo fatto al tunnel, la nostra guida, diciamo, in quell'istante ci ha coinvolto e ci ha detto, ci ha comunicato di queste iniziative, eccetera. Poi abbiamo provato e ci siamo appassionati. Io tramite altri amici che già facevano i volontari qui circa 2 anni e mezzo fa. La fatica di scavare viene ripagata dalla soddisfazione di raggiungere degli obiettivi e contribuire a realizzare qualcosa. Proprio per questo abbiamo chiesto di raccontarci se durante questa esperienza ci sono stati momenti emozionanti. La scala da dove siete saliti, quella era completamente sommersa di terra. Quando abbiamo visto l'ultimo gradino libero è stata un'emozione immaginabile perché l'abbiamo veramente vista sommersa di terra, non sapevamo nemmeno cosa ci fosse sotto e siamo riusciti a liberarla tutto. Quella è stata, sembra una cavolata, però è stata una grande emozione. Quando sono arrivata la prima volta tutto quel pozzo che adesso abbiamo liberato era colmo praticamente e quindi la mia prima emozione è stata vedere questo pozzo insomma svuotato, vedere la luce sopra, è stato già un qualcosa. Quasi nessuno dei partecipanti è esperto in materia, ma la passione per questa esperienza è talmente grande che alcuni ci hanno spiegato molti passaggi degli scavi. Io praticamente sono arrivata che quell'apertura non c'era. Tutta questa terra che vedi è scesa dal pozzo che sale fino al palazzo Serra di Cassano. Erano, non lo so, 30-40 metri di detriti che sono caduti e si sono accumulati qua. Cavavano talmente dall'alto che dovevano utilizzare i caschetti perché sbattevano con la testa sul soffitto. Tu immagina che quando siamo entrati qua dentro si camminava orizzontale e là non sapevamo che c'era l'esistenza del pozzo, ma non si vedeva niente. In pratica là sotto era inaccessibile. Il terreno copriva dal soffitto a scendere fino all'altezza che si può vedere anche vicino al muro dove ci sono ancora le tracce del terreno che si era accumulato. Mentre si scava può capitare di imbattersi in nuove cavità da tempo inesplorate.
Proprio durante le nostre riprese abbiamo potuto documentare uno di questi momenti, l'apertura di una parete che nascondeva un'ulteriore cavità. Sapete dove va questo? Dove stiamo scavando? E come l'hai scoperto? Ci troviamo a Narnia, però. Attenzione ai piedi. Tagliati i piedi. Illumina dentro. Wow. Bob, voglio entrarci. Adesso ci entriamo. È pieno di terra. Uguale alla terra che sta dall'altro lato. Ok, tieni un attimo. Dai. Madonna, guarda quei servizi. Dall'altro lato quale? Questo è quello che faccio io ogni volta che Già era aperto? O l'hai aperto tu? No, ce ne sono quei due. Soltanto quei due? Sì. E poi ho rimandato stamattina. Ma vi rendete conto che non finirà mai? Voglio affacciarmi. Ma giù che c'è? Allora, Giù è pieno di terra. ma questa cavità va dall'altra parte dove stiamo scavando. Dove stanno ripiando le cariole. Dove stanno C'è un- ripiando le cariole? Sì, c'è un pozzo sulla sinistra che è a 5 metri da qua, 7 metri. E passa sotto la scala di Serra di Cassano. Guardate sul terreno, ci sono dei segni verticali di picconate, li vedete? Sì. Lì. E come si fa? Perché ci stanno segni di picconate Perché del sa- terreno? Perché durante la seconda guerra mondiale, quando aprirono questo ambiente, un'enorme cavità come ricovero, trovarono pure questa. Ed era piena già durante la seconda guerra mondiale di detriti. E cominciarono a pensare di ripulirla. Poi si sono resi conto che era troppo ed era pericoloso perché gli cadeva dalla testa, hanno murato tutto e hanno chiuso. Ma stanno lavorando anche qua. Presumibilmente questo detrito, poiché non è pieno di cocce, non c'è niente, è Comunque pochissimo. quella è l'orma di una scarpa. Ci sono pochi laterizi, è molto molto antico. Il che E voi- quindi senti, scaveremo. Nel tempo si sono accumulati detriti e rifiuti di svariate epoche, dai resti di palazzi dell'Ottocento ad utensili di uso comune quando il tunnel era usato come rifugio antiaereo. Possono passare tra le mani dei ragazzi preziosi reperti o semplici momenti di una vita passata. I giochi di un bambino, i ferri del mestiere di un falegname. Che cos'è questa? Questa è una calza da donna, è un pezzo però. Quindi bottiglie e bottigliette, vasetti, per esempio questa piccola ampollina, potrebbe essere anche questo un profumo, oppure chissà che, sempre come periodo inizi Novecento, forse anche qualche anno prima. Questo è uno stucco in gesso ricoperto di oro e zecchino. Ne abbiamo trovati tanti durante lo scavo. Vuol dire che è venuto giù una parte del palazzo che aveva dei fregi spettacolari e quello che rimane sono dei residui che noi troviamo. Anche questo è un ricordo dell'epoca che è significativo. Dare una mano a riportare alla luce questi luoghi è anche un modo, uno dei tanti, per riportare lustro alla città, cosa che dimostra come gli abitanti, anche se in un rapporto di conflittualità con essa, dedichino il loro tempo libero a risollevarne le sorti. Il mio rapporto con la città è di amore e odio, penso un po' come tutti i napoletani. Però venendo qua è come se avessi una sorta di speranza. Per me è una forma di riscatto, soprattutto adesso, perché insomma, negli ultimi anni non ho vissuto a Napoli e adesso che sono ritornata mi sono immersa nelle attività che comunque Napoli alla fine promuove. È anche un modo per vivere diversamente Napoli, che poi alla fine ti stupisce, no? Per quello che ti può dare, a prescindere da quello che becchi tutti i giorni, che non è sempre solo cosa positiva. Come la città esposta al sole, anche questa sotto racconta, svela, rappresenta. Racconta realtà nuove che si intrufolano nella storia della città e ne ripuliscono le parti migliori. Svela che non sono inutili queste generazioni che spendono la loro domenica mattina riportando a pezzi del passato un po' di libertà. Rappresenta l'emblema di un cambiamento dopo anni di incuria ed abbandono. A poco il patrimonio artistico viene rivalutato ed insieme ad esso la città. Però venendo qua è come se avessi una sorta di speranza.